Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questi ultimi mesi la pandemia di Covid-19 ha radicalmente trasformato e cambiato le nostre vite in molti ambiti, tra cui per esempio quello dell'istruzione. E così è nata quella che in Italia noi chiamiamo DAD, e cioè la didattica a distanza. Quindi moltissimi professori e insegnanti abituati a svolgere il loro lavoro all'interno di una classe si sono ritrovati a doverlo fare online. Per un insegnante abituato a un sistema tradizionale non è stato per niente facile e negli ultimi mesi ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di insegnanti che mi chiedevano dei consigli su come poter svolgere al meglio le loro lezioni online, su come mantenere alta l'attenzione dei propri studenti. Ma il Covid purtroppo ha portato con sé anche un aumento della disoccupazione e ho ricevuto anche moltissimi messaggi da parte di questa gente che mi chiedeva dei consigli su come avviare da zero una nuova carriera online, proprio nell'ambito dell'insegnamento. Insegnare online è un po' diverso rispetto a insegnare in una classe fisica con delle persone fisiche di fronte a te. Insegnare online significa parlare ad una telecamera, ma allo stesso tempo sapere di poter raggiungere milioni di persone in tutto il mondo. Essendo io un insegnante online da qualche anno ormai, ho pensato che fosse giunto il momento di realizzare questo video, in cui andremo a vedere insieme perché diventare un insegnante online potrebbe essere un'ottima scelta da aggiungere alla vostra attuale carriera o per crearvi una nuova carriera. Andremo a vedere un po' quali sono le risorse online per diventare buoni insegnanti, vi darò dei consigli tratti dalla mia esperienza e anche dei pareri derivanti proprio dalle mie lezioni online. Probabilmente la prima domanda che ognuno di voi si pone è: cosa posso insegnare? Dovete cioè andare a cercare quegli ambiti in cui ancora non c'è concorrenza, perché sono piuttosto nuovi, piuttosto innovativi, o andare a cercare quegli ambiti in cui c'è forse un po' di concorrenza, ma c'è un pubblico tanto vasto che vi permette tranquillamente di andare ad inserirvi. Se posso consigliarvi un'area che negli ultimi tempi sta ottenendo sempre più visibilità, ma che è ancora un po' sconosciuta ai più, è quella di come superare i test per insegnare l'inglese online. È diventata infatti un'industria che sta crescendo sempre di più e che quindi ha bisogno di sempre più risorse e tutor online. Io vi ho dato il mio consiglio. Ora passiamo alla domanda: perché insegnare online? Beh, sicuramente perché potreste essere il capo di voi stessi e decidere autonomamente dove e quando insegnare. La domanda, tra l'altro, è in notevole crescita perché sempre più persone preferiscono ricorrere a tutor online piuttosto che frequentare scuole fisiche, per diverse ragioni. Sia perché in questo modo l'attenzione dell'insegnante è concentrata solo su di loro e non sugli altri studenti, sia perché molti lavorano, viaggiano molto, hanno delle giornate molto impegnate e quindi è difficile riuscire a stare dietro agli orari imposti dalla scuola. Un'altra ragione è perché io penso che insegnare online sia una sfida molto motivante. Infatti ti dà la possibilità di essere sempre di fronte a persone nuove, persone che ti offrono anche un bagaglio culturale differente, che provengono da tutti i paesi del mondo, di tutte le età. È molto interessante e vi troverete anche ad imparare voi stessi qualcosa da loro, credetemi.
E poi essere un insegnante online vi dà anche la possibilità di scegliere autonomamente la vostra tariffa, quanto volete chiedere per una lezione. E adesso andiamo un po' a vedere quali sono dei consigli che sento di darvi se volete cominciare a intraprendere questa carriera. Primo consiglio che sento di darvi è quello di crearvi un po' un'esperienza online. Questo significa che prima di cominciare a insegnare autonomamente online, vi consiglio di iniziare con un'agenzia, con un sito che ha già una forte credibilità alle spalle. Automaticamente questa credibilità si riverserà anche su di voi e allo stesso tempo vi offrirà un pubblico molto ampio grazie alla reputazione del sito. Secondo consiglio: utilizzate tutta la tecnologia che potete. La tecnologia è fondamentale per insegnare online, ovviamente. Però per chi non è un grande esperto di tecnologia, il mio consiglio è quello di esercitarvi prima della lezione con i programmi che andrete ad utilizzare. Perché ovviamente lo studente vi sta pagando per 30 minuti, per 60 minuti e vuole sfruttare al meglio tutto il tempo che ha a disposizione, giustamente. Per questo, dover perdere 10-15 minuti di tempo perché non sapete come avviare un programma o come inviare gli esercizi allo studente potrebbe essere segno di poca professionalità e gli studenti potrebbero quindi finire per cercare un tutor altrove. Un'altra cosa fondamentale, credetemi, è avere una forte e stabile connessione internet. Mantenere alta l'attenzione di uno studente online è già più difficile che farlo faccia a faccia. Se lo studente non può sentirvi o non può vedervi bene, la situazione si fa ancora più complicata. Un altro consiglio? Organizzazione e pianificazione. È veramente molto brutto e direi anche poco professionale avere durante la lezione delle pause silenziose e imbarazzanti. Quindi il mio consiglio è cercare di pianificare già la lezione con vari esercizi. Ancora una volta, soprattutto se siete alle prime armi, vi consiglio di ricorrere a risorse online in questo senso. Per esempio, se volete insegnare in quell'area di cui vi ho parlato poco fa, e cioè come superare i corsi di insegnamento dell'inglese online, allora il mio consiglio è ricorrere ad alcune risorse come The British Council o BBC Bitesize. Ah, quasi dimenticavo, se vi piace la mia nuova felpa con due bei calzoni che in realtà a Bari chiamiamo panzerotti, vi ricordo che la potete trovare sul nostro negozio online, l'Ernamo Collection. Dategli un'occhiata, non c'è soltanto il rosa, ci sono anche altri colori. Un altro consiglio, ovviamente, è quello di ascoltare lo studente. Le lezioni online, molto più che quelle in una classe, sono concentrate sullo studente al 100%. È per questo che dovete cercare di capire qual è la sua base, qual è il suo obiettivo, cosa vuole raggiungere, cosa vuole fare con queste lezioni, quali sono i suoi punti deboli, quali sono i suoi punti di forza. Solo dopo aver avuto queste risposte potete pianificare la lezione, non in base ai vostri libri o alla vostra esperienza passata, ma in base a queste risposte, in base allo studente che avete di fronte. Un altro consiglio che sento di darvi è quello di dimostrarvi dei comunicatori sicuri, ma allo stesso tempo fornire sempre un feedback e un commento allo studente. Quando si insegna online, soprattutto, la comunicazione deve essere chiara, efficace e concisa. In più cercate sempre di stimolare lo studente con degli esercizi magari anche a casa e ricordate sempre di dar loro un feedback.
Un'altra cosa interessante potrebbe essere porre dei paletti e degli obiettivi da raggiungere entro un determinato arco temporale. Così, quando finalmente quell'obiettivo sarà raggiunto, sia voi che lo studente vi sentirete super soddisfatti e motivati a continuare. Secondo me uno strumento veramente utile per poter correggere efficacemente i compiti online è Google Docs, perché questo dà la possibilità a entrambi di vedere in tempo reale quello che l'altra persona sta scrivendo e in più dà la possibilità di creare tabelle, di inserire commenti, di cambiare il colore. Ultimo consiglio, ma non per questo meno importante, cercate sempre di migliorarvi come insegnanti. Voi siete degli insegnanti, ma questo non significa che siete perfetti, nessuno lo è. È veramente utile che voi diate un feedback ai vostri studenti, ma è altrettanto utile che loro lo diano a voi. Insegnare online non è affatto facile, serve soltanto la giusta dose di entusiasmo, di organizzazione e di apertura mentale. Siete pronti a iniziare questo viaggio? Credetemi, è un viaggio meraviglioso. Sono molto felice e molto grata di poter insegnare online perché, come dicevo prima, mi dà la possibilità di incontrare persone in tutte le parti del mondo e di imparare tantissime cose. Voi non avete idea di quanto io abbia imparato grazie ai miei studenti. Con alcuni poi si è creato un bellissimo rapporto di amicizia. È qualcosa che chi non prova davvero non può capire, quindi provateci, vedrete che ne varrà assolutamente la pena. Scoprirete delle persone meravigliose sparse in tutto il mondo e scoprirete qualcosa in più su voi stessi. Bene, questo era tutto quello che avevo bisogno di dirvi a proposito di questo argomento. Se avete ancora dei dubbi, delle domande, per favore non esitate a scrivermele nei commenti. Vi ricordo inoltre che se adesso avete bisogno di una bella lettura rilassante, ho realizzato un bellissimo video dedicato proprio ai libri che secondo me sono migliori per qualsiasi livello di italiano. Come sempre trovate il link qui in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece avete bisogno di alcune delucidazioni sulla grammatica italiana, sulla cultura italiana, potete trovare tutte le informazioni necessarie sul sito www.lernamo.com. Se avete voglia di seguire Lernamo anche sui social, potete farlo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su TikTok, su Pinterest, dove volete. Io vi aspetto prestissimo qui su YouTube con un nuovo video. Ciao ciao!